Salve a tutti ragazzi, ci troviamo oggi nel mio giardino, però non riesco a fare questa recensione perché c'è vento e quindi la pala eolica fortunatamente sta girando. Un attimo di pazienza. Era una giornata tranquilla di sole. Ho trovato questo generatore, ragazzi. Molti di voi mi hanno chiesto: ma adesso a questo punto, in questo impianto fai da te, ci attacchiamo un generatore? Io voglio essere off grid, voglio trovare un generatore che possa dare corrente al bestione arancione piuttosto che agli inverter che avete voi e andare a generare corrente caricando le batterie. Ora, questa giornata che è mista tra vento e cielo azzurrissimo, vediamo di parlare di questo prodotto. Mi hanno contattato loro, mi hanno detto: Gianni, abbiamo questo prodotto, che ne pensi? Ebbene, partirà questa recensione perché il prodotto vale la pena. Ovviamente è sempre tutto soggettivo, andate a valutare le cose che dico, però quelle che dico sono frutto dei test che adesso vi farò vedere. Buona visione, 4 secondi. Rieccoci qua di nuovo ragazzi, oggi veramente il sole picchia, siamo a gennaio, metà gennaio, e qui in Abruzzo oggi è una giornata veramente quasi primaverile. Allora ragazzi, il punto è questo: questa marca è la Max Speed Roads. Allora, questo è il modello MXR 3500. La prima cosa che ci tengo a dire è che è un inverter. Ecco perché l'ho scelto, perché non possiamo assolutamente attaccare nei nostri impianti, qualsiasi essi siano, o toroidali, ibridi, piuttosto che strumentazioni e soprattutto apparecchiature delicate. Quindi questo prodotto, generatore inverter, quindi a tensione stabilizzata, è quello che serve nei nostri impianti. 3500 watt, quando parte andiamo a caricare le batterie col nostro bestione arancione, possiamo impostare senza andare a farlo surriscaldare, possiamo mettere tranquillamente 2000 watt, e mentre lui produce questi 2000 watt che entrano in batteria, noi possiamo fare quello che vogliamo. Ora, c'è troppo sole per fare questo video, questa recensione. Torniamo sulla mia postazione nel mio studio e andiamo a portare questo su questo tavolo ormai sacrificato dai pesi e lo andiamo a descrivere bene. Dopodiché ritorneremo fuori perché faremo tutte le prove del caso. Vi ricordo, prima di tornare dentro, una cosa fondamentale: qui c'è scritto in tutti i generatori caution, e se leggete dall'inglese c'è scritto non utilizzare prima di aver inserito l'olio. Per questioni di trasporto, di viaggio e di rispetto delle normative, viaggiano quasi tutti ormai senza olio, quindi non accendeteli, non mettete benzina, non accendeteli se prima non avete messo dentro l'apposito olio. Andiamo dentro adesso, descriviamo il prodotto e poi ritorniamo fuori per i test. Buona visione. Ragazzi, oggi all'esterno proprio non si può stare, fa caldo e c'è anche tanto vento. Questo è un po' il vantaggio di abitare nelle zone del sud. Oggi grande produzione fotovoltaica e anche eolica. Sono qua sulla solita postazione di questa scrivania che oramai ne sta sopportando di tutti i colori, ma vediamo già qua un aspetto positivo. Se ho posizionato il generatore sulla scrivania è perché non è un prodotto pesantissimo, e questo è molto importante per quando dobbiamo trasportarlo, quindi dal garage al balcone, sul camper, sulla barca o ovunque noi vogliamo utilizzare questo. Ebbene, abbiamo un prodotto che non è pesantissimo. Una cosa importante che ci tengo subito a dire, di piccolo valore ma che identifica già le qualità di un'azienda, è la sua copertura. Ebbene, dal 1980 che sono nell'energia alternativa, non ho mai acquistato un generatore che mi desse anche una copertura. Finalmente ce l'ho. Non è ovviamente un dettaglio fondamentale per il buon funzionamento, difatti dopo andremo a vedere la cosa più sostanziale, ovvero tutte le caratteristiche. Però immaginate di portarlo sul balcone e di coprirlo, rimane protetto dall'acqua e non è un foglio di plastica, questo è un tessuto dove anche nella parte inferiore abbiamo il classico tessuto termico, il classico grigio, quindi con l'elastico, insomma. Lo teniamo protetto dalla pioggia, se lo teniamo in garage anche da eventuali piccoli schizzi di prodotti, detergenti, grassi, oli. Detto questo, con un dettaglio piccolissimo, andiamo a vedere tutti i dettagli adesso invece della macchina, sia sul frontale che su tutto il pannello di controllo.
La prima cosa che ci tengo a evidenziare, l'ho già detto all'esterno, è che questo è un generatore inverter. Che cosa significa? Perché la parola inverter l'avete sentita oramai sia nei generatori dalle batterie alla 230 insomma in tanti prodotti. Ebbene, la parola inverter per quanto riguarda i generatori di corrente significa che la tensione in uscita è stabilizzata. Perché vi dico questo? L'ho già detto in esterno, quando attacchiamo un apparecchio come questo a un altro apparecchio che deve assorbire la tensione, scusate, non è stabilizzata, a quel punto facciamo dei danni. Sono quelli classici da cantiere dove devono far andare solamente la mola flessibile piuttosto che un martello pneumatico, un trapano, questi non hanno problemi, ma dove c'è elettronica, dove c'è prodotto delicato, bisogna usare questo. E nei nostri impianti off-grid oppure off-grid parziali dobbiamo rigorosamente usare dei generatori inverter. Questo è un partenza manuale e quindi non c'è il motorino d'avviamento, però come vedremo dopo all'esterno è molto semplice da usare, bisogna usare alcune accortezze come ogni cosa. Ebbene, il prodotto si chiama MXR 3500. La sua media di funzionamento è sui 3 kW e può arrivare a un massimo di 3300 watt. Vi ricordate quello che dico sugli inverter? Non utilizziamoli mai al massimo. Ebbene, quando accendiamo un generatore e attacchiamo dei carichi, restiamo rispetto alla potenza massima sempre anche lì al 70%, ovvero usiamo 2 kW, 2,2, 2,5 in continuo. Poi abbiamo certi spunti e possiamo arrivare fino a 3300 watt. Ragazzi, 3300 watt per un prodotto così compatto e così leggero è una cosa abbastanza rara. Ecco perché in questa recensione sono positivo anche per questo fattore. Qui ricordiamo che ci va l'olio, come dicevo, all'esterno prima di accenderlo, ed è fondamentale, se no greppiamo. Ebbene, ci va meno di mezzo chilo di olio e deve essere il 10V30. Ci stanno 4 litri di benzina, quindi non è miscela ovviamente essendoci l'olio nel motore, e 4 litri di benzina hanno una loro durata a seconda ovviamente di quanta potenza richiediamo. Come vi ho detto all'inizio, l'ho appoggiato su questa scrivania perché il suo peso è 21 kg, ragazzi, è veramente leggero per avere questa potenza e può essere quindi trasportato ovunque. La cosa che mi ha affascinato veramente di questo generatore è che potrà caricare sia il nostro pacco batterie LiFePO 4 attraverso i vari inverter che utilizziamo, ma anche i bluetti. Quindi tutti i bluetti che avete acquistato e che utilizzate in casa, quando volete caricarli in assenza di corrente o perché siete magari in trasferta con il camper e quant'altro, ebbene attraverso questo generatore inverter potete caricare anche i bluetti. Questa è una cosa fondamentale perché, attenzione, i bluetti sotto questo aspetto, come tutte le LiFePO 4, quindi tutti i caricabatterie, se non hanno un'onda che gli piace, vanno in blocco, vanno in protezione. Parlando di questa azienda, vi informo che è un'azienda che produce anche tante parti per automobili, quindi la possiamo definire come un'azienda che vende ricambi, e quando producono motori, inverter e ricambi vuol dire che hanno hanno una potenza commerciale che è notevole. Le nozioni che vi sto dando sono generali, generiche e come al solito complete. Questa non è solo una recensione di questo prodotto, ma coinvolge anche tutto ciò che c'è intorno e quindi il modo d'uso. Questo per evitare che si possano fare danni sugli apparecchi che utilizziamo, come i nostri bluetti piuttosto che i nostri toroidali o inverter ibridi. Questo lo reputo importantissimo, quindi seguite sempre le istruzioni e quando fate prove non fate test, ma fate semplicemente prove di uso dei prodotti e quant'altro. Vi aggiungo un altro elemento: come tutti i generatori, a volte ce l'abbiamo, siamo contenti, in caso di emergenza lo accenderò, l'emergenza non succede mai, noi non abbiamo tempo e rimane immagazzinato per mesi. Questo non va mai bene, perché cosa succede? Che i carburatori si seccano, la benzina che c'è all'interno, diciamo, evapora, anche perché qua poi vi faccio vedere, c'è un tappo che consente on e off nel momento dell'uso. Bene, se si secca la benzina, si secca il carburatore, non rimane più a bagno, alle prossime accensioni possiamo avere delle difficoltà. Qualsiasi generatore voi abbiate, ricordate che almeno una volta al mese deve essere acceso, deve essere mandato a regime, deve essere utilizzato. Dopo un po', 5 minuti, 7, 10, un quarto d'ora, vedete voi, lo spegnete, aspettate che si raffredda, chiudete in questo caso
Non tutti i generatori sono così. In questo caso bisogna aprire questo tappo e chiuderlo quando si è finito di utilizzarlo. Ebbene, può stare un altro mesetto, 2 mesetti se volete abbondare senza utilizzo, ma non lasciatelo lì incustodito, ovvero abbandonato a se stesso, perché avrete dei problemi poi alle ripartenze. Come tutti i prodotti in commercio ci sono anche degli accessori. Qua ci sono completi, semplici, però ce n'è uno in particolare che voglio evidenziarvi ed è questo, ragazzi. È il primo generatore che vedo con questo imbutino flessibile che serve a inserire l'olio nel motore. Bene, questo si avvita, c'è anche uno R, vedete, uno ring, che viene avvitato e ci facilita l'inserimento dell'olio all'interno del motore. Questo è fondamentale perché quante volte abbiamo piegato, inclinato, non trovavamo l'imbuto giusto. Ebbene, con questo riusciamo a fare questa cosa. Ve lo dicevo all'inizio, piccoli dettagli che identificano quanto un'azienda ci tiene anche al comfort nell'utilizzo delle cose. Un altro prodotto insieme a questo è quelli classici, ovvero la chiave della candela, questa con chiave a tubo. Poi c'è anche appoggiamo, c'è anche una spina sciuco, vedete? Questa è con il cono che permette, una volta tagliato, di mettere cavi di diverse dimensioni. Poi c'è un cacciavite classico, questo è da un lato è un cacciavite piatto, di là c'è il cacciavite a stella, e poi c'è un cavo parallelo. Questo serve a posizionare in parallelo due dispositivi, e questo è la classica presa accendisigari in macchina con le pinze se volete caricare col generatore anche una batteria di un'auto magari che non parte, eccetera. Questo è interessante, quest'ultimo, perché noi ci troviamo in giro in vacanza e qualcuno non parte l'auto. Sì, possiamo fare connessione cavo-cavo, se no abbiamo anche questa possibilità in questo modo. Ricordiamo sempre che sui generatori bisogna fare il cambio dell'olio ogni X ore di funzionamento. È difficile stabilire le ore se non c'è un contatore, ecco perché questa casa dice 100 ore di funzionamento. Noi lo riconosciamo anche dal fatto che a volte l'olio viene anche un po' consumato dal motore, quindi ricordiamoci di fare un eventuale rabbocco, oppure quando vediamo che l'olio oramai diventa scuro, non proprio nero come nel caso delle macchine, però scuro, e perde quel marrone brillante. A questo punto può essere il caso di cambiarlo, tanto pochi euro di olio inserito all'interno di questo motore, che vi ricordo essere 450 ml, ebbene abbiamo la possibilità di farlo durare molto di più. L'olio nel motore, ricordiamocelo, è importantissimo. Adesso spostiamoci sul frontale, vediamo un po' cosa c'è intorno a questo apparato, quali accessori, quali uscite che ci possono essere utili, quindi avviciniamo la telecamera. Ragazzi, questo è il frontale che avete visto praticamente all'inizio della recensione, e questo è lo start, ovvero quello che si tira per accenderlo. Era ovvio che andasse qui la precauzione, cioè prima di tirare questo, cioè prima di accendere, ragazzi, mettete l'olio. Passiamo adesso sul lato destro. Ed eccoci qua, ragazzi, sul frontale. Qui vediamo subito in alto i LED di indicazione. Questo è importantissimo e non tutti i generatori ce l'hanno, cioè la mancanza dell'olio nel motore. Questo salva il generatore. Poi questo è un sovraccarico, overload. Quando stiamo sovraccaricando la macchina, questo si accende, e questa invece è la presenza, cioè corrente alternata pronta. Questo è molto importante, Eco Switch, ovvero quando impostiamo su 1, ebbene qui avremo la funzione Eco, ci farà risparmiare benzina. Poi questi sono i due breaker, ovvero il DC breaker in corrente continua. Se c'è un'anomalia sulla corrente continua, ebbene andrà in protezione, noi dovremo riarmarlo, e questo invece è quello che riguarda la corrente alternata, cioè il reset. Qua sotto vediamo questa manopola a 3 posizioni. Ebbene, la prima posizione è off, ovvero il generatore è spento. La seconda è run, ed è quella che io consiglio per il funzionamento. Partiamo anche in funzione run, a meno che non abbiamo un utilizzo in temperature veramente fredde, invernali. Allora in quel caso lì usiamo la funzione choke, che sarebbe quella che noi chiamiamo in italiano tira l'aria, ovvero la funzione di accensione dove tira l'aria significa chiudi l'aria ed entra più benzina. Però io
so che sulla funzione run funziona sempre al meglio. E poi off è lo spegnimento. Qui abbiamo il contatto per la messa a terra ed è importante posizionarlo anche con questa messa a terra, mi raccomando. Qui abbiamo precisamente due prese Schuko, questa chiaramente è l'uscita 230 volt. Dopodiché abbiamo due comodi, insomma sono simpatiche, non fondamentali, però abbiamo due uscite USB. Qui possiamo caricare alcuni nostri apparecchi. Questa è per la connessione in parallelo e questo qui è invece la presa accendisigari che abbiamo visto prima con le pinze nel caso che dovessimo utilizzarlo per caricare la batteria di un'auto. Qui l'uscita è 8,3 ampere. Ok, questo è il frontale, bello ma soprattutto completo. Qui abbiamo praticamente tutto ciò che ci può servire per utilizzare al meglio questo generatore inverter. Sull'altro lato vediamo lo sportello per il filtro dell'aria. Qui si apre tranquillamente e si può pulire il filtro una volta ogni tanto. E qui abbiamo invece lo sportello per quanto riguarda l'inserimento dell'olio motore, che va inserito qua. Quello che vi ho fatto vedere prima sembra una cosa di minimo conto, ma è esattamente il tubo che viene dato in dotazione per inserire l'olio. Questo viene avvitato sul tappo e diventa molto comodo andare a inserire l'olio attraverso questo piccolo imbuto. Queste sono quelle cose che sono delle chicche che hanno il loro valore. Vi ricordo anche una cosa fondamentale, che tutto questa scocca all'interno, lo vedete anche sugli sportelli, ha un rivestimento di gomma insonorizzante. Questa gomma fa sì che il generatore produca molto meno rumore e quindi ovviamente non possiamo considerarlo un motore silenziato, ma è un motore che è parzialmente silenziato, ovvero i decibel sono sicuramente inferiori a quelli che sono i motori che hanno, diciamo, tutto il motore a vista e sono molto rumorosi, che arrivano anche fino a 95-98 decibel. E questo è il lato posteriore, ragazzi, dove vediamo semplicemente la marmitta con la sua uscita, e quindi anche questo si può svitare per fare una certa manutenzione al suo interno. Sotto si vede anche da qua tutti i vari componenti che servono a isolarlo dal rumore che potrebbe generare all'esterno. Sulla parte alta troviamo questa interessantissima targhetta che riassume un po' tutto quello che vi potete dimenticare, ma qua istintivamente ci fa capire i 3 kW, il 3,3 di massima potenza. Qui abbiamo 230 volt, qui abbiamo 13 ampere in corrente alternata, qui abbiamo 50 Hz e la 12 volt fa uscire 8,3 ampere. La cosa interessante è anche questo tappo che vi accennavo prima, che ha praticamente una sua chiusura, cioè off, ovvero qui quando abbiamo smesso di utilizzarlo, una volta che il motore si è raffreddato, invece quando dobbiamo utilizzarlo mettiamo su on. Questa è un'accortezza che non è presente in tutti i generatori, però ha la sua interessante funzione per quanto riguarda i vapori di benzina, eccetera. Bene ragazzi, come avviene sui nostri impianti fotovoltaici, eolici, quando è il momento giusto, tutto pronto, andiamo a fare on. Ebbene, adesso andremo all'esterno per vedere proprio l'accensione e il funzionamento di questo generatore inverter. Ed eccoci all'accensione, ragazzi. Praticamente, come avete visto, apriremo questo sportello dell'olio, andremo a svitare il tappo. Questa lastina, mi raccomando, che deve essere sempre tra il minimo, lo sapete, tra il minimo e il massimo. Io consiglio sempre di stare a 2/3 del pieno di olio, sono circa 450 grammi come suggerisce la casamata. Posizioniamo il nostro imbuto, molto comodo tra l'altro, e versiamo l'olio all'interno. Togliamo adesso il nostro piccolo imbuto
mettiamo il nostro sportello, chiudiamo rapidissimamente. Vi ricordo che al suo interno c'è anche una retina, perché lo sappiamo benissimo quanto i carburanti nei grandi serbatoi dei benzinai siano sporchissimi. Chiudiamo, mettiamo su on e accensione. Procediamo adesso alla prima accensione, ragazzi. Bisogna fare un po' di movimento per permettere al pistone di lubrificarsi 2 o 3 volte, così. A questo punto abbiamo il posizionamento sulla prima accensione, cioè mettiamo su choke, sarebbe come quando noi in italiano diciamo tira l'aria. Vi faccio vedere la temperatura, ecco perché ho portato la pistola, la temperatura della marmitta per serietà, eccola qua ragazzi, siamo a 17 gradi e si vede benissimo. A questo punto, sempre in diretta, andiamo ad accendere il motore. Questa è la prima accensione in assoluto, ragazzi, la sto facendo con voi. Ho posizionato subito sul run la manopola, come avete visto. Probabilmente non era neanche necessario chiudere l'aria. Qui vediamo la spia che segna AC. Abbiamo la 230 pronta. Qui abbiamo la funzione eco. In questo modo vedete che cala il numero dei giri e risparmiamo carburante. Lo spedimento è molto facile, basta girare su off. Ragazzi, questa è quella che io chiamo onestà comportamentale. Praticamente non l'ho acceso prima, ho messo l'olio lì quando avete visto, con la pistola termica ho misurato la temperatura della marmitta che era uguale a quella esterna, dove abbiamo a metà gennaio praticamente 17,6, 17,1 gradi e fantastico. Sono rimasto sorpreso perché non mi è mai successo che un generatore manuale parta così, pram, nuovo al primo colpo. È una cosa fantastica. Spesso, purtroppo, ricordo negli anni passati generatori che quando eri riuscito ad accenderlo non potevi più lavorare perché avevi già il braccio stanco. Questo è molto importante, l'accensione rapida è sistemato, attaccato alle spine, pram acceso. Adesso torniamo fuori, ci facciamo un attimo di pala eolica che soddisfa sempre lo sguardo, dopodiché facciamo tutti i test, anche test importanti, per vedere come si comporta il generatore all'esterno. Ebbene ragazzi, mentre in questa giornata abruzzese, 18 gradi oggi a metà gennaio, un buon vento e la turbina eolica che fa il suo dovere, ho posizionato qua, fantastiche campagne ragazzi, ho posizionato qua il generatore e ho connesso l'asciugo di questa prolunga. Adesso lo accenderò perché direttamente da qui si arriva qua, dove ho posizionato questo Bluetti AC500. Ebbene, ho messo la potenza di 10 A, quindi 2300 watt circa. Vediamo come si comporta il generatore con la carica del Bluetti. Posizioniamo quindi la manopola sull'aria, andiamo quindi semplicemente ad accendere. Mettiamo su run e vediamo che c'è già dopo un secondo la spia accesa della rete. A questo punto andiamo immediatamente a vedere cosa sta accadendo. Accendiamo il display e vediamo chiaramente sulla destra, ragazzi, che stanno entrando
quasi 2300 watt, vedete? 2290 circa. In questo modo stiamo caricando il Bluetti, ecco 2300, perfetto. Avete visto il test effettuato per questo generatore? L'abbiamo connesso a diversi carichi e l'abbiamo connesso al Bluetti. Non l'ho connesso al mega impianto, perché? Perché non è ancora pronto. Il mega impianto, ovvero quello di prima, è stato, come faccio sempre, smantellato nella sua totalità e adesso sto facendo questo mega impianto, quindi vi invito a seguire il canale e iscrivervi anche se volete, in modo da non perdervi tutte le puntate. Andremo a vedere poi le varie connessioni che ci saranno anche per quanto riguarda i generatori. Quindi questo generatore è una cosa molto semplice, lo connettiamo al bestione arancione piuttosto che agli ibridi, scegliete voi, e andiamo ad alimentare la casa, ovvero andiamo a caricare le batterie. Questo in caso di emergenza o per chi ha scelto la vita off-grid è una cosa veramente fondamentale. Passiamo adesso alle maniere forti per vedere come reagisce il nostro generatore. Io ho attaccato questa stufetta in posizione 1, cioè 1000 watt, e questa pistola termica 2 kW. Qui in totale siamo a 3 kW di potenza continua. Vediamo come si comporta. Vado ad accendere. Ebbene, accenderò per prima la stufetta. Posizione 1, 1000 watt. Avete sentito che il motore ha avuto un'accelerazione. Adesso attacchiamo la posizione 1 di questa pistola e siamo a 2 kW. Avete sentito la ripresa. E adesso andremo a 3 kW. È aumentata la potenza del motore. Chiaramente stiamo adoperando 3 kW, cioè quasi la totalità di questo generatore. E come vedete non fa una piega. Ebbene ragazzi, questo dietro le quinte lo voglio lasciare. Perché? Avete visto mentre filmavo, parlavo, connetti i cavi, metti questo, accendi la pistola, deconcentrati, ebbene scotta. Questo è quello che può succedere quando abbiamo in mano un cacciavite, una chiave inglese, un cavo elettrico, se siamo al telefonino col cliente o l'amico, se dobbiamo fare 5 lavori nello stesso tempo, abbiamo dei bambini intorno che gironzano, tutto questo crea una pericolosità. Questa scena dietro le quinte l'ho lasciata proprio per farvi vedere che cosa potrebbe succedere. Adesso invece andiamo con la scena quella in sicurezza, di chi sa cosa fa e non fa errori seppur involontari. Ci siamo ogni tanto come nei miei video divertiti. Andiamo avanti ragazzi. Stiamo usando chiaramente 3 kW, quindi la massima potenza, quasi la massima potenza, e non fa una piega il motore. Temperatura ovviamente, questa è la pistola termica, mettiamo 1 e mettiamo 0. Qui siamo adesso a 1 kW, mettiamo a 0 anche questo e il generatore si è assestato. Ora è ovvio che alla massima potenza il motore sale di giri, crea anche più rumore, però abbiamo visto che regge completamente tutti i nostri strumenti. Andiamo avanti. Adesso ragazzi faremo il test per eccellenza, quello che mi dà sempre fastidio fare e che già ho ampiamente descritto con gli inverter classici, trasformatori di corrente dalle batterie, ovvero il test della saldatrice. È uno strumento che ha dei picchi enormi in salita e discesa nell'assorbimento e spesso fa danni. Adesso non sono un saldatore, quindi prenderò un pezzo di ferro e farò le scintillazioni e il carico pesante per vedere come si comporta. Ed è il test peggiore che esiste. Potete attaccare motori, quello che volete voi, ma la saldatrice dirà la verità su questo generatore. Se si brucia abbiamo fatto il test. Buona visione ragazzi. Ragazzi, c'è qualche apparecchiatura che vi ha fatto qualche dispetto? Ebbene, non c'è peggior modo di vendicarsi che usare questa saldatrice, la saldatrice. E questa non è, diciamo, delle nuove tecnologie inverter, questa è proprio quella tradizionale a trasformatore che consuma tanto e nel contempo fa scintillazioni molto violente, quindi gli assorbimenti sono repentini in up e in down. Vediamo cosa succede ragazzi. Occhiali scuri e guanti e accendiamo.
Vabbè ragazzi, superato il test della saldatrice per me, potremmo già chiudere qua il tutto, e si è comportato benissimo. Chiaramente non me ne vogliano coloro che saldano, anzi, se avete consigli che volete divulgare su come si salda, qualche chicca, qualche accortezza, vi dico anche di metterla nei commenti, così gli amici del canale possono acquisire quello che è il fondamento di questo canale, cioè la trasmissione, la divulgazione, la condivisione delle culture. Bene ragazzi, siamo allo step finale, passiamo ai saluti. Siamo arrivati alla conclusione di questa recensione ragazzi, è un altro video di questi mi fido, è un'azienda della quale mi fido, è un prodotto che ho testato ed è buono. Quindi ragazzi, come al solito vi invito a iscrivervi a questo canale se è vostro piacere. Ovviamente non è mai nessuno obbligato a iscriversi a nessuna cosa, però mi fareste un piacere. Detto questo, vi rinnovo e vi ringrazio di aver visto questo video e al prossimo. Buona giornata a tutti.